Benvenuti, noi siamo Natus. Spesso ci scrivete in privato chiedendoci cosa ne pensiamo della Terra. Ebbene, piccola premessa, noi non siamo l'oracolo, non deteniamo la verità assoluta, ma la ricerchiamo da molto tempo. Negli anni abbiamo sviluppato tecniche di informazione che ci hanno dato accesso ad informazioni poco note. Sì, lo so, tipica frase da complottisti, ma se così ci considerate, Natus non fa per voi. Non siamo né terrapiattisti né terratondisti. Il nostro concetto astronomico di base è illustrato nei video Hologram ed Universum. Dategli un'occhiata. Detto questo, qualunque sia la vostra idea di pianeta, siamo fermi. Sì, non ci muoviamo e possiamo dimostrarvelo, ma prima svuotate la mente da tutte le stronzate che reputate vere. Seguitemi. Italia, 1600 d.C. Un certo Galileo Galilei rivoluziona l'astronomia, sostenendo la teoria eliocentrica, teoria astronomica che ipotizza che il Sole sia al centro del sistema solare, ed appoggiando la teoria copernicana, ovvero descrizione matematica del moto dei corpi celesti. Il Santo Uffizio lo tacciò di eresia, obbligandolo alla biura delle sue concezioni astronomiche, e lo esiliò ad Arcetri, Firenze. Galileo continuò a studiare, e pochi sanno che un anno prima della sua dipartita cambiò idea. Tenetevi forte, l'astronomo contattò un suo amico, tale Francesco Rinuccini, annotando che in effetti non vi poteva essere certezza del moto di rotazione della Terra e che Copernico forse si sbagliava, al che Rinuccini si rivolse ad un certo Giovanni Pieroni, matematico ed astronomo fiorentino, il quale rispose che l'unico modo per esserne davvero sicuri era andare nello spazio. Galileo elaborò alcune interessanti teorie circa la non rotazione terrestre, le mise per iscritto, le inviò al suo amico Rinuccini, ma udite, quest'ultimo, per evitare nuove accuse inquisitorie, cancellò la firma di Galileo dalle missive e le distrusse, negando al mondo la verità. Perché vi raccontiamo questo? Semplice, la storia non è come ce la raccontano. E poi, materiale astronomico sfornato dalle agenzie spaziali, NASA in primis, è manipolato. Bastano semplici lenti fish eye ed il gioco è fatto, senza considerare la CGI, effetti speciali stile film. Gente, sappiate che se non fossimo sicuri di ciò che vi stiamo dicendo, non saremmo qui a dirvelo. Andiamo avanti. Verso la fine del XIX secolo, la teoria copernicana veniva considerata una verità assoluta. I pianeti ruotano attorno al Sole. Punto. Ma c'era un problema. I fisici di quel tempo, tra cui James Maxwell, che elaborò la sua celebre equazione sull'elettrodinamica, basavano la loro concezione di spazio sul presupposto che quest'ultimo fosse costituito da un campo invisibile chiamato etere, attraverso cui avveniva la propagazione delle varie onde elettromagnetiche e persino della luce. Ma tutti gli esperimenti atti a dimostrare l'orbita terrestre attraverso questo etere davano un risultato pari a zero. Proveremo a spiegarci meglio. Fate attenzione, quello che vi stiamo per enunciare è uno degli esperimenti più importanti della fisica moderna. Abraham Michelson ed Edward Morley ipotizzarono che se la Terra si muove attraverso questo etere, la sua velocità dovrebbe creare una sorta di vento etereo. La luce che attraversa direttamente questo vento elettromagnetico in teoria dovrebbe viaggiare più velocemente rispetto ad un fascio di luce al di fuori del vento stesso. Quindi, se proiettiamo dei raggi luminosi attraverso una distanza conosciuta, suddividendoli in due fasci, uno a favore di vento etereo, l'altro no, ci si aspetta che una volta ricombinati, questi risultino scostati, dimostrando così teoricamente l'esistenza dell'etere e di conseguenza il moto di rivoluzione terrestre. Gente, Michelson e Morley ripeterono più volte l'esperimento e, udite, i fasci di luce una volta ricombinati avevano la stessa velocità, il che portò lo stesso Michelson ad affermare che le conclusioni di tali prove contraddicono direttamente la spiegazione che presuppone che la Terra si muove. La notizia fece il giro del mondo. La fisica, l'astrofisica, la termodinamica, studiate fino a quel tempo, entrarono in crisi. C'erano due possibili vie d'uscita: o l'etere non esiste o la Terra non si muove. Ma anche in questo caso, come ai tempi di Galileo, i poteri forti non potevano permettere che la verità venisse a galla. Da qui ecco che intervenne Albert Einstein, che riconobbe come valido l'esperimento di Michelson e Morley, ma lo distorse, piegandolo alla sua teoria della relatività. Signori, sappiamo che tutto questo potrebbe risultarvi fanatico e complottista, ma Natus non trae nessun vantaggio dal dirvi ciò. Einstein era un personaggio molto controverso, usato dagli Stati Uniti per scopi poco ortodossi. In futuro approfondiremo. Detto questo, è inutile spiegarvi adesso tutta la teoria della relatività, ma sostanzialmente questa
stabilisce che la Terra si muove, ma non attraverso l'etere, impostando una velocità della luce fissa, traducendo la velocità di rotazione terrestre in 30 km al secondo. E fin qui sembra tutto logico, se non fosse che nel 1913 il fisico francese Georges Sagnac smentì Albert Einstein. Sì, avete sentito bene, adesso vi spiego. Sagnac riprese l'esperimento di Michelson e Morley e lo riprodusse alle condizioni di Einstein. Quindi, se proiettiamo un fascio di luce attraverso una distanza conosciuta, ipotizzando che l'etere non esiste, che il pianeta si muove e che la velocità della luce è fissa, i due fasci dovrebbero incontrarsi perfettamente sincronizzati. Ma come potete notare, questo non accade. Come mai? Secondo la relatività l'etere non esiste e la Terra si muove. Quindi, come è possibile questo scostamento? Sagnac riprova l'esperimento, ma questa volta contraddicendo Einstein ed ipotizzando che la Terra sia ferma. Signori, guardate, a voi i commenti. Il fascio di luce proiettato si suddivide e poi si ricombina perfettamente. Sagnac aumenta la spettrografia, ipotizzando di toccare ogni punto della circonferenza terrestre. E voilà, se la Terra è ferma, i fasci si ricombinano perfettamente, proprio come nell'esperimento Michelson e Morley. Quindi, cosa significa tutto ciò? Ricapitolando, se diamo per scontato che la Terra si muove, allora lo scostamento dei fasci di luce deve essere dato dall'etere. Quindi Einstein ha torto, ma siccome i fasci di luce arrivano perfettamente ricombinati, come dimostrato da Michelson e Morley prima e da Sagnac dopo, vuol dire che non esiste nessun etere, ma soprattutto che il nostro piano non si muove. Gente, lo so, non è facile accettare un simile principio. Molti di voi sicuramente andranno a ricercare prove per smentirci, e lo capisco. Ci hanno sempre detto che viviamo su una palla blu che gira, e ricredersi è difficile. Ma come nel periodo attuale, chiunque si discosti dal pensiero unico viene tacciato di ignoranza, radiato dal suo ruolo e persino silenziato. Come vi dicevo all'inizio, nel corso degli anni abbiamo accumulato pacchi di materiale da farvi impallidire. Gradualmente cercheremo di trattarlo. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo, e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza, il loro vizio, detestano la menzogna. Sono l'universo dominato dalla gravità, il senso di appartenenza e la libertà.